Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Epsodilave Pfizer SRL, ultimo aggiornamento, 4 febbraio 2022. Cos'è Epsodilave? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Epsodilave durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci esteri. Cos'è Epsodilave? Epsodilave è un farmaco a base del principio attivo eparina sodica, appartenente alla categoria degli eparine e nello specifico eparinici. È commercializzato in Italia dall'azienda Pfizer SRL. Epsodilave può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni. Epsodilave Sol. Per pervietà dei cateteri 10 fiale 250 UI/5 ml. Epsodilave Sol. Per pervietà dei cateteri 10 fiale 300 UI/3 ml. Epsodilave Sol. Per pervietà dei cateteri 10 fiale 500 UI/2 ml. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Pfizer Italia SRL. Concessionario: Pfizer SRL. Ricetta: RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe H. Principio attivo: eparina sodica. Gruppo terapeutico: eparine. Forma farmaceutica: soluzione, uso interno. Indicazioni: Epsodilave ha una soluzione sterile di eparina indicata per mantenere la pervietà di cateteri venosi, centrali e periferici, e cannule, utilizzati nella somministrazione endovenosa, intermittente o infusionale, ed in caso di ripetuti prelievi di sangue. Dopo la collocazione iniziale in vena del dispositivo, Epsodilave può essere usato dopo ogni somministrazione o dopo ogni prelievo di sangue. L'eparinizzazione dei cateteri e dei dispositivi di perfusione a riposo viene effettuata allo scopo di prevenire l'occlusione del lume per un riflusso ematico. I volumi e le concentrazioni di Epsodilave sono stati previsti per ottenere un effetto anticoagulante all'interno del catetere o del circuito a riposo, senza possibili effetti sistemici. Posologia: ad ogni utilizzo del catetere o del dispositivo di perfusione, iniettare un volume di Epsodilave corrispondente al volume intraluminale del circuito. La soluzione dovrebbe essere cambiata ogni volta che si usa il catetere o il dispositivo di perfusione. Al momento di ogni nuovo utilizzo del circuito, si raccomanda di aspirare la soluzione intraluminale di eparina prima di procedere alla somministrazione del trattamento infusionale o al prelievo. La concentrazione di utilizzo va lasciata al giudizio del medico, tenuto conto delle procedure d'uso dei cateteri. Controindicazioni: ipersensibilità verso i componenti o sostanze strettamente correlate dal punto di vista chimico. Antecedenti di trombopenie intervenute per l'utilizzo di un qualunque tipo di eparina o di un pentosano polisolfato. Il medicinale non deve essere utilizzato in pazienti con severa trombocitopenia o con emorragia incontrollabile in atto, eccetto quando la stessa sia dovuta a coagulazione intravascolare disseminata. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Epsodilave non deve essere utilizzato per la terapia eparinica anticoagulante. Non iniettare. L'eparina può causare, in rari casi, trombocitopenia, eventualmente associata a trombosi arteriose o venose. Questi effetti, probabilmente vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Il solfato di protamina, antidoto dell'eparina, inibisce l'azione anticoagulante. Altre sostanze a carattere basico, quali digitalici, tetracicline, molti antistaminici, possono inibire parzialmente l'azione anticoagulante se somministrati attraverso lo stesso catetere. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale. Prima di prendere Epsodilave insieme ad altri farmaci come Euroseliquis, compressa rivestita Euro, Aeroseliquis, compressa rivestita, compresse rivestite a Euro, Aeroslixien a Euro, Aerospradaxa, capsula a Euro, Aerosxarelto, compressa rivestita a Euro, Aerosxarelto, compresse rivestite a Euro, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere Epsodilave durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Epsodilave durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. Non esiste evidenza documentata della sicurezza di Epsodilave in gravidanza.
L'eparina non attraversa la placenta ed ha pertanto l'anticoagulante di scelta durante la gravidanza. Tuttavia il suo uso, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Epsodilavi non altera la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari. Effetti indesiderati. Nei pazienti trattati con eparina sodica sono stati osservati i seguenti eventi avversi. Sanguinamento, a carico della cute, delle mucose, di ferite, del tratto gastrointestinale o urogenitale, eccetera. Tale, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Il principale sintomo clinico di sovradosaggio è l'emorragia. Al manifestarsi dell'emorragia, il trattamento con eparina sodica deve essere immediatamente interrotto. Le emorragie di modesta entità solo raramente necessitano di trattamenti specifici. Per le emorragie gravi può essere necessaria l'infusione endovenosa lenta di protamina sulfato. La dose di protamina sulfato varia in funzione del tempo intercorso tra l'iniezione di eparina e il momento in cui i suoi effetti devono essere neutralizzati e in funzione della dose iniettata. Ogni mg di protamina neutralizza approssimativamente l'attività di 100 UI di eparina. La vitamina K non reverte l'attività dell'eparina. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Anticoagulante. Codice ATC. B01AB01. L'associazione dell'eparina e di un cofattore, antitrombina II, esplica un'attività anticoagulante con neutralizzazione della trombina. Inoltre, l'attività antitrombina II potenziata dall'eparina inibisce il fattore, proprietà farmacocinetiche non pertinente, in ragione dell'utilizzo del medicinale. Dati preclinici di sicurezza. Le prove tossicologiche su diverse specie animali hanno dimostrato che l'eparina sodica ben tollerata non ha teratogena né mutagena. La DL50 alla 96 a ora A. Somministrazione IP uguale 5G/kg. Elenco degli eccipienti. Sodio cloruro, acqua per preparazioni iniettabili. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.